Non so ancora quale sarà il titolo di questo video, ma non è un clickbait. 9 anni fa, per colpa di un viaggio non fatto in camper, potevo morire. Anzi, ero più morto che vivo. Ma andiamo in ordine. Siamo appena rientrati dall'Olanda e praticamente siamo tornati a casa a prendere le ragazze per andare in Croazia. E quando andiamo in Croazia a trovare i parenti lo facciamo sempre con il camper, praticamente da quando l'abbiamo acquistato. Non Charlie, quello primo. Storia ve la racconterò lì dove è successa, praticamente in Croazia. Ma visto che tutto è ancora partito quando eravamo a casa, incominciamo da qui. Buongiorno! E come vedete non siamo a casa perché dopo diverse settimane di Olanda io volevo venire al lago a prendere il caffè. Sì, vabbè, ma comunque continuiamo con la storia, a parte se siamo a casa o andiamo al lago a prendere un caffè. A casa dei miei genitori, appena si entra, appena si oltrepassa il cancello, c'è una struttura tubolare attorno alla quale cresce l'uva. Avete presente come di solito si fa per far crescere kiwi, diciamo così, in modo da fare l'ombra? Ecco, questa struttura addirittura mio padre la fece alzare in modo che noi potessimo entrare con il camper, e adesso stanno arrivando tutti e stanno sgasando le moto, perché anche i miei genitori è chiaro che nonostante in casa c'è abbastanza spazio per tutti, che noi ovunque andiamo in camper. Ma devo farvi vedere quanto è bello, è veramente bello. O cioccolato e crema? Sì, no, crema. Quell'anno, 2014, poco prima di partire, ricevetti una mail da un mio carissimo amico che però non vedo da più di 20 anni, in quanto lui si è trasferito negli Stati Uniti e lavora come ingegnere alla Microsoft, quindi capite che le occasioni per vedersi sono rarissime. Ed ecco arriva la colazione. Avevano le brioche qua. Io continuo a parlare del mio amico perché il mio amico è delle superiori, ma comunque anche amico di Maya, perché hanno fatto insieme le medie. Purtroppo qua, come in molti altri posti, servono ancora nei bicchieri di carta che a noi non è che piacciono più di tanto. Però dai, non ci lamentiamo, facciamo metà metà? Sì, sì. Però si sente che siamo tornati in Italia. E nella mail ci informava che lui con la sua famiglia in quel momento stava facendo un tour lungo la costa croata e che più o meno il giorno della nostra partenza si sarebbe trovato in Istria. Che per noi non è proprio sulla strada, ma quasi. E al bar non si poteva registrare di più perché c'era la musica e ovviamente c'è copyright. Qui ci sono le onde, però quelle almeno sono piacevoli. Ma noi non abbiamo pensato due volte, abbiamo deciso di partire nonostante, come aveva detto Maya, la strada non è più veloce perché quella più veloce passa da Ljubljana e Zagabria. Ormai avete capito che non siamo andati con il camper, ma perché non andare con il camper, direte voi? Tanto è vero che ci vai anche al mare. Ma prima di raccontarvi perché siamo andati in macchina, andiamo a prendere Charlie, ragazze, e partiamo. Parte. The next morning. Prima di avere Charlie avevamo un vecchio mansardato di 20 anni con il quale per arrivare dai parenti ci mettevamo 12 ore. Ora ci si mette 3 ore in meno. Siamo partiti tardi, abbiamo dormito lungo la strada e ora una veloce colazione. Però il posto non è niente male. Quindi con il vecchio camper ci mettevamo già 12 ore, fermandosi in più lungo la strada avremmo dovuto dormire da qualche parte come stanotte, ma visto che andiamo a trovare parenti soltanto una volta all'anno, cerchiamo di passare con loro ogni minuto possibile e per questo motivo abbiamo deciso di andare in macchina. Ora riprendiamo la strada.
Quel giorno faceva caldo quasi come oggi ed era un lunedì, ed è un dato abbastanza importante in quanto in frontiera non doveva esserci nessun traffico. E per noi è la prima volta che non vediamo nessuna coda in frontiera, in quanto la frontiera tra Slovenia e Croazia non c'è più e noi veramente facciamo fatica a credere. E quel giorno, anche se non c'era veramente traffico per arrivare in Croazia, in frontiera c'era una coda assurda. Ma perché sono importanti le code e il caldo? Ma perché quel giorno non ho bevuto nulla. All'epoca non avevo abitudine di bere e non mi portavo mai dietro l'acqua. Maya, ancora peggio. Soltanto che lei non è migliorata neanche il giorno d'oggi. No, purtroppo no. E siamo arrivati a Zagabria. Quel giorno, quando abbiamo incontrato i nostri amici, siamo andati a mangiare e lui aveva smesso da tempo a bere le bevande zuccherate, però a quell'epoca non beveva nemmeno la birra. Cosa ha fatto? Ha ordinato una bevanda zuccherata che dopo ovviamente è rimasta lì sul tavolo, non ha bevuto nemmeno un goccio. L'abitudine di ordinare coca era troppo forte, ma se andavamo con camper, alla fine l'acqua l'avevo sempre portata di mano. Mi sono sbrodolato. Sulla destra troviamo aeroporto, poi abbiamo Ikea con outlet incorporato e poi per i prossimi 250 km assolutamente nulla. Quindi se volete capire se siete in grado di fare le lunghissime trasferte svedesi e norvegesi, venite qua a fare un giretto. E appena sei arrivato incomincia il tour di altri parenti, amici, vicini di casa e ovunque arrivi ti offrono da bere. Ovviamente si parte con un grappino, un bicchiere di vino, ma io a quell'epoca non bevevo nemmeno la birra. E se non prendi niente, comunque ti portano caffè e una bevanda zuccherata. Non dico di non aver bevuto proprio niente nei giorni a seguire, ma sicuramente non abbastanza. E così arriviamo al giovedì alle 5 del mattino. Quella mattina mi svegliai presto per andare a trovare mio professore di informatica, che è un tipo stranissimo, ma lui devo molto perché sono diventato programmatore. Praticamente d'estate lui cambia giorno per notte e alle 5-6 del mattino va a prendere caffè prima di andare a dormire. Avevo preso un caffè con il professore, ma alla fine non mi andava e non riuscivo neanche a capire perché, ma mi sono detto, intanto aspetto che la madre e i ragazzi si svegliano, scendiamo in città e prendiamo un caffè. E quando sono svegliati tutti, non come oggi che le ragazze ancora dormono, siamo scesi in città e qui, proprio qui, ho sentito prima fitta. Sembrava una coltellata. Non è che ci siamo preoccupati più di tanto perché soffriva sempre un po' di stomaco. Eravamo seduti proprio lì dietro, però lui non riusciva a stare nemmeno seduto dal dolore. Ma camminando la situazione è migliorata. Quel giorno camminammo tantissimo. Alla fine arrivò la sera, tornammo a casa e incominciarono i dolori, ma ora cerco di farla più breve possibile perché non mi piace parlare delle cose brutte. I dolori aumentano a tal punto che mi rotolo sul pavimento dal dolore. Dopo 2 ore arriva autoambulanza, spediti, mi fanno il 3° grado perché qui anche se stai male da morire parlano con te, non con i familiari, quindi mi portano a piedi fino all'autoambulanza e mi insultano fino all'ospedale perché noi che abitiamo all'estero torniamo dai parenti, ci abbuffiamo e poi ci fa male la pancina. E ovviamente mi portano qua all'ospedale, ma qui c'è troppo rumore per parlare, anche perché ci sono posti molto più belli per parlare. Quello era notte tra 13 e 14 agosto e in Croazia come in Italia non è che c'è molto personale perché tanti sono in ferie, anzi forse in Italia c'è di più. Quindi mi visita un medico generico, mi dà un antidolorifico, una flebo, un po' di zuccherini e mi mandano a casa, ma io non sto in piedi dai dolori, finisco in ospedale di nuovo sia 14 che 15, però 15 c'è un cardiochirurgo e cardio, ma è sempre chirurgo, si accorge come mi vede che qualcosa non sta andando per il verso giusto. Mi fa fare subito un attacco e si accorge che intestino si è perforato e si è fatta pure una peritonite. In poche parole, non bevendo abbastanza, si è creata una mega occlusione che ha perforato l'intestino. Il problema era che questo cardiochirurgo non poteva operarlo ed essendo Ferragosto siamo stati lì a aspettare che trovano il chirurgo. Ed ecco perché io dico sempre che acqua è vita. Ma se ci state seguendo per la prima volta, questo non è un canale sulle malattie, è un canale sui viaggi. Però anche questo, ahimè, purtroppo è esperienza di un viaggio, come abbiamo già detto, non effettuato in camper. I viaggi, quelli belli, li trovate tutti sul nostro canale.
e si incomincia a capire che la situazione è diventata troppo seria e sta diventando anche troppo tardi, perché mi controllano a vista e non vi dico cosa mi infilano nel corpo. Ma io rimango tranquillo anche quando mi portano nella sala operatore, nonostante vedo Maya che fa finta di essere tranquilla e intravedo tramite una porta la mia mamma che non sta per niente tranquilla. Ma io sono fatto così, a questo punto entro, mi legano e dopo un paio d'ore risveglio. Quando mi sono svegliato tutto attorno a me c'erano dei medici, anestesisti, infermieri, ma io sapevo già tutto, ero molto tranquillo, anzi ero felicissimo, perché dopo 3 giorni non sentivo nessun dolore, soltanto che avevo una benda che andava da qua a qua. Dietro di me vedevo soltanto una finestra e il cielo azzurro, che per fortuna per tutti i 5 giorni dell'intensiva e 5 giorni finché ero nel reparto ordinario era stra-azzurro. Così almeno ero veramente nei miei pensieri, ero qua, ero sul Danubio ed ero nei numerosi viaggi che abbiamo fatto, ma non ve lo dico per essere romantico o per trovare le parole giuste, perché era proprio quello che mi ha dato forza di stare calmo e tranquillo durante tutta la convalescenza in ospedale. I scenari che si prospettavano erano uno peggio dell'altro. Comunque in seguito i medici hanno spiegato che i dolori che aveva avuto erano tipo travaglio. Quindi abbiamo condiviso anche questa cosa insieme, come tante altre nella vita. E se volete sapere qualcosa di più su questa barocca cittadina e soprattutto come si mangia, vi consiglio il nostro video dell'anno scorso, come si mangia in Croazia. E dopo una decina di giorni a casa dei miei sono riuscito a sedermi su 2 cuscini proprio in questa macchina qui e Maya ci ha portato a casa. Non dimenticheremo mai questo valico di frontiera Sežana che è entrata in Italia, perché prima volta che mi sono reso conto in realtà che potevo non tornare, abbiamo pianto tutti. Nonostante questo paesaggio carsico lo conosciamo benissimo, il nostro amico di vecchia data mi sembrava di averlo visto per la prima volta. Era il paesaggio più bello del mondo, perché era il paesaggio che ci portava a casa. Purtroppo non finisce qui. Finito. E come diceva Maya, non era finita lì, perché quello non era un intervento risolutivo, era un intervento salvavita, ma forse poteva esserlo. E quello che segue sono 6 anni di divertimento puro, praticamente dolori tutti i giorni e impossibilità di mangiare praticamente qualunque cosa. Ma per fortuna trovo un chirurgo bravo e mi decido di fare intervento. Infatti abbiamo fatto incontro con il chirurgo e quella stessa sera il conte annunciò lockdown. E dopo 1 anno e mezzo che ormai era arrivato alla frutta, per fortuna l'hanno richiamato. Per me quell'intervento aveva addirittura un titolo, come un film di Star Wars, Una nuova speranza. Tant'è vero che il giorno prima dell'intervento abbiamo aperto questo canale YouTube e abbiamo fatto bene. Ora va decisamente meglio, anche se le conseguenze rimangono sempre e anche ombra di qualche nuovo intervento, anche se speriamo un po' più piccolo. E visto che lui deve stare molto più attento rispetto alle persone sane, ora capite perché abbiamo impiegato così tanto a trovare un filtro d'acqua giusto e soprattutto sicuro per noi. Immagino che avete notato l'attrezzo. Questo lo utilizziamo per asciugare perché è molto alto e ogni tanto anche per pulire, per strofinare. E l'abbiamo trovato alla fiera di Parma qualche anno fa, poi non l'ho più ritrovato. A proposito, ci vediamo alla fiera di Parma. E se vi dicono di bere, che è importante, bevete qualcosa, va bene anche la birra, basta che non si esagera.
Speriamo che non siamo stati troppo deprimenti con questa nostra storia personale. Ma sì, poi noi non abbiamo neanche detto perché l'abbiamo raccontata, perché ultimamente abbiamo saputo negli ultimi un paio d'anni che altre 2 persone che conosciamo sono finite come me, che sfiga però, soprattutto perché non hanno bevuto e hanno mangiato secco. Ma dall'altra parte volevo anche farvi vedere che uno, anche se non è al 100%, basta qualche accorgimento e un po' di voglia di vivere per andare avanti. Noi comunque ci vediamo A Parma? ovviamente, e seguiteci su Instagram se volete sapere dove siamo. Noi a questo punto andiamo avanti. Ciao! Ciao! And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need.